Matteo Mandelli, benvenuto su Naspred. I cambiamenti climatici in corso ci costringono a pensare delle politiche che ci permettano di gestire le conseguenze e limitare i danni. C'è chi invoca le cosiddette eco-social policies, per cui politiche socio-ambientali. Di che cosa stiamo parlando esattamente? Allora, queste sono politiche che integrano un obiettivo sociale e un obiettivo ambientale, quindi non si perseguono questi obiettivi separatamente, ma si cerca di renderli sinergici e soprattutto di, diciamo, affrontare i possibili costi, i possibili trade-off nel perseguimento di questi due, obiettivi. E quindi sono politiche innanzitutto che vanno a affrontare i nuovi rischi sociali che derivano sia dal cambiamento climatico e dalle catastrofi ecologiche che ne derivano, che dalle politiche climatiche che spesso possono avere effetti sociali regressivi. Ciò detto, ci sono diverse possibili approcci che coesistono, da un approccio più bilanciato che cerca di tenere insieme obiettivi sociali, ambientali ed economici. Pensiamo per esempio all'idea di sviluppo sostenibile, quindi l'idea che sia possibile che desiderabile riconciliare questi tre elementi, ha degli approcci invece più critici e più radicali che credono che l'ottenimento di alti obiettivi sia sociali che ecologici sia possibile unicamente in una situazione di post-crescita, cioè se si supera l'ideale di crescita economica come obiettivo ultimo delle politiche di un paese e di una società. Quindi queste diverse ricette coesistono e a queste diverse ricette corrispondono diverse politiche sociali, alcune più orientate all'investimento e alla crescita e alcune invece basate proprio sui bisogni necessari e quindi politiche di post-crescita. Ma quale può essere l'utilità, diciamo, quotidiana, concreta di politiche socio-ecologiche? E sicuramente si stanno rivelando molto importanti per accompagnare la decarbonizzazione, che è quell'obiettivo di mitigazione climatica che si pongono i paesi europei con lo European Green Deal. Ci sono all'interno del Green Deal due aree concrete di interesse sociale per le politiche ecosociali. La prima è l'aumento della povertà energetica come conseguenza dell'aumento dei prezzi delle energie per le politiche climatiche, e quindi abbiamo l'8% della popolazione europea che soffre di povertà energetica, e le politiche ecosociali possono aiutare proprio a favorire gli investimenti nella efficienza energetica degli edifici, ma anche a compensare le persone a rischio di povertà energetica. E l'altra grande area sono invece dalla parte produttiva, diciamo, del settore economico, tutte quelle ristrutturazioni industriali che la decarbonizzazione prevede, quindi il phase out di combustibili fossili e di aziende particolarmente energivore, come appunto le aziende del carbone, ma anche le industrie pesanti, e dall'altra parte invece la creazione di quello che si chiama insomma occupazione verde o lavori verdi. Quindi le politiche ecosociali anche lì possono arrivare ad assistere questi processi di cambiamento produttivo, per esempio tramite nuove competenze o assistendo i lavoratori che perdono il posto di lavoro. Hai in mente in dettaglio una specifica politica ecosociale europea o in Italia che funziona, che ha già dato qualche frutto? Il primo è il cosiddetto Just Transition Fund, che è un fondo per assistere proprio i territori e le industrie che stanno uscendo dai combustibili fossili, e quindi per esempio in Italia noi non abbiamo territori particolarmente interessati al carbone, l'unico è il Sulcis Iglesiente, che è uno dei beneficiari del fondo, e l'altro invece è Taranto, che sebbene non sia territorio insomma, di interesse energetico, lo è per diciamo, l'industria. Il secondo fondo invece più recente è il cosiddetto Social Climate Fund, che va ad accompagnare la riforma delle politiche climatiche dell'ETS recente per diciamo, compensare l'aumento dei prezzi sia dell'energia, quindi delle bollette della luce fondamentalmente, sia anche dei costi dei trasporti. Cos'è che rende una politica ecosociale, diciamo, diversa da politiche già esistenti e quindi una politica di successo?
Il disegno di una politica ecosociale può ricordare le politiche sociali tradizionali. Si usano, per esempio, per le ristrutturazioni produttive, politiche tipiche delle politiche del lavoro, quindi fondi di disoccupazione, piuttosto che politiche più attive orientate all'educazione, rieducazione e training dei lavoratori. Ciò che le rende diverse è che queste politiche sono proprio per disegno stesso fatte per affrontare le possibili conseguenze sociali del cambiamento climatico e delle politiche climatiche, e in questo senso sono delle politiche ad hoc che invece che basarsi sul welfare state esistente lo vanno a integrare e diciamo a supportare proprio per poter affrontare dei rischi che sono nuovi e che hanno delle conseguenze diverse anche sulla popolazione rispetto al welfare tradizionale. Quindi se pensiamo per esempio al caso di Taranto che dicevo prima, ci sono delle aree che sono più colpite di altre dalla transizione e dal cambiamento climatico e che quindi richiedono delle forme di assistenza ad hoc.